Non penso che riusciremo a fare tutto, allora non importa, paradiso si va lo stesso. Mi piacerebbe, però sempre sul foglio 1, che prendessimo in considerazione la linea L. Oi fobumenoi Kyrion, zetesus in eudokian autou. Questa è una delle più belle frasi di tutta la Bibbia, se riusciamo a capirla. Gesù, in una delle sue frasi shock, dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste che sta nei cieli. Sì? Vi ricordate? Vi rendete conto che è una martellata sui denti sine fine dicentes? Chi di noi riesce ad essere perfetto come Lui? È un'illusione, vero? Provate invece a leggere questo testo. Coloro che temono il Signore, anche qui bisognerebbe spiegare che cosa significa temere, cercano di piacerli. Zeteo in greco vuol dire proprio mettersi in un cammino di ricerca, non significa essere già arrivati. Non dice coloro che amano Dio piacciono a Dio, cercano. Cercare vuol dire si fa quello che si può. Chiaro il concetto? Ora tenete presente che uno dei principi fondamentali del testo biblico è che il testo biblico va letto con il testo biblico. Io non posso mai prendere un testo e assolutizzarlo, devo sempre metterlo in dialogo con altri testi che trattano sullo stesso argomento. Oggi voi andrete a messa, forse, o forse ci siete già stati, o forse non ci andrete. Ma per chi c'è stato, per chi ci andrà, si troverà di fronte a un testo scioccante. C'è questo sovrano che fa come un capraio, divide gli uomini come il capraio divide le pecore e i capri, e dirà agli uni benedetti, agli altri maledetti, con tutto ciò che ne consegue. E noi? Vero? E se c'è qualche mio confratello di destra, dice: mo adesso finalmente posso stangare. Si dimentica che nella seconda lettura, e qui la Chiesa è di una armonia e di un equilibrio formidabile, ti piazza proprio uno di quei testi che a me han sempre inquietato. Alla fine della storia Gesù presenterà il regno al Padre e diventerà una situazione dunque di completezza, affinché Dio sia tutto in tutti. Ci scommetterei l'osso del collo che i miei confratelli di destra non leggeranno mai quel testo lì. Quel testo lì equilibria il testo evangelico, che è tremendamente crudo, perché il testo evangelico ci riporta, se viene preso e assolutizzato come fosse l'unico testo che parla di questo argomento, ci riporterebbe nel Medioevo. Perché questa specie di ossessione? Eppure già Jacopone da Todi, che è medievale, aveva capito che Dio non è esattamente così. Cioè, se noi prendiamo questo testo del capitolo 25 di Matteo e lo assolutizziamo, scordatemi che io sia prete cattolico. Io divento buddista. Perché la buona novella è una bella novità,
ma se nel cristianesimo io faccio così tanta fatica ad andare in paradiso come faccio fatica ad andare in paradiso nell'induismo, nel buddismo, è meglio farsi buddista, ci sono meno impegni. Tanto è la stessa fatica andare, no? Che razza di buona novella sarebbe il Vangelo? Se Dio è tutto in tutti, vuol dire che se io sono dannato, Dio non può essere per me gioia. Vero? Perché la dannazione è ogni male senza alcun bene, punto. Siete d'accordo? E allora come fa Dio a essere tutto in tutti? È una cosa che fa riflettere. Per questo la Chiesa ti piazza tutti e due i testi e ti dice: guarda che l'inferno esiste, non illuderti che non ci sia, c'è. Però anche ricordati che l'obiettivo è che Dio sia tutto in tutti, quindi sta attento che Dio farà di tutto per ripescarti fino all'ultimo momento. Perché altrimenti, se tu per davvero, pienamente cosciente, volenterosamente scegli di non stare con Lui, tutta la redenzione operata di Dio per te diventa nulla. E quindi l'onnipotenza di Dio è andata a farsi benedire. Mi spiego? E quindi la predica di oggi è quella più difficile di tutto l'anno liturgico. Il testo va sempre preso e inquadrato dentro ad altri testi che parlano dello stesso argomento. Allora trovi il mosaico che si ricompone, ma se tu prendi una tessera e la assolutizzi, sei out, sei fuori dal messaggio, sei fuori dal pensiero. E così per quanto riguarda la perfezione cristiana o la perfezione umana, prendetela come vi pare, ricordatevi che la grande scommessa dell'uomo è il cammino. Cerchi di piacere a Dio. Forse non ci riesci, non importa, tu fai quello che puoi. Ricordate il Coelet? La scommessa della vita è cercare. Una volta che hai raggiunto la ricerca, quella diventa piattaforma di partenza. Cerchi ancora, perché niente può assolutamente saturare il tuo bisogno di conoscenza, di felicità, di dialogo, di spiritualità. Niente. Quel Dio che hai trovato a 20 anni te lo dimentichi perché a 30 ti occorre di più, a 40 ti occorre ancora di più. Ma guardate che questo succede anche a livello umano. A 20 anni ami X, a 30 anni ti occorre un X più maturo. A 40 anni è ancora più maturo. E avanti, guai, chi si ferma è perduto, peccato che l'abbia detto uno che non gode le mie simpatie. Ma è giusto. Passiamo velocemente al testo della linea 37. Si tratta di un versetto soltanto. E ho scelto di dedicare un po' di attenzione a questo versetto per due motivi. Primo, per un vizio di mestiere, e secondo, per il bel messaggio che c'è. Il vizio del mestiere è questo. Andate alla prima riga, la terza parola, riuscite a leggerla? Heiras. È questa, la mano, heiros, è la mano, non le braccia. Posso fare la battutaccia? Io questo lo boccio. Gettiamoci nelle braccia, sì, in italiano è molto bello, ma sembrano le nostre traduzioni di quando eravamo al liceo e non capivamo un Kaiser del testo greco che ci dava il professore, allora traducevamo a naso. Il professore ci diceva, traduzione troppo libera. Meno male che l'avevamo fatta. Invece di bloccarci, almeno l'avevamo fatta. No, è sbagliato. Gettiamoci nelle mani del Signore.
Perché vale la pena rimanere nel testo preciso, originale, anche se in italiano non suona molto bene? Perché dietro c'è tutta una riflessione che se noi mettiamo braccio ci scappa. Provate infatti ad osservare in Esodo capitolo 3 versetto 19, Dio, parlando a Mosè, dice: io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Deuteronomio capitolo 7 versetto 8, ma perché il Signore vi ama? Cioè, loro si sono chiesti, ma noi siamo nessuno, siamo piccoli, pidocchiosi, sozzi e ignoranti, e non abbiamo nessuna potenza né culturale né militare come invece la Siria o l'Egitto. E allora come mai Dio ci ha scelto? Gli ebrei si sono posti questa domanda. E Mosè risponde: perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile dalla mano del faraone. Se voi notate, la mano di Dio è una mano forte, è una mano potente che compie che cosa? Libera dalla schiavitù. Il faraone possiede nella sua mano il popolo ebraico, ma lo ha reso schiavo. La mano di Dio è più forte della mano dell'uomo, ma non per farlo diventare schiavo di Dio, ma per liberarlo. Ci siamo? Capite che cosa c'ha dietro a quel versetto 18 del Siracide? Gettiamoci nelle mani del Signore e non nelle mani degli uomini. C'è dietro tutto questo tipo di pensiero. Però in italiano, Santo Paradiso, se traduci braccia, tu lo leggi e non vieni più richiamato a questi altri due testi, perché questi altri due testi hanno la traduzione giusta. Se tu leggi in maniera corsiva tutta la Bibbia, arrivi al Siracide, senti questa espressione e ti ricordi di aver letto qualche mese prima queste altre espressioni nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio. Allora capisci cosa sta dicendo. Perché lui ti consiglia di gettarci nelle mani del Signore e non nelle mani degli uomini? Per questo motivo. L'uomo schiavizza l'altro uomo, Dio no. Prova ne sia che quando gli ebrei hanno voluto diventare schiavi del Padre Eterno, al Padre Eterno sono girati i venerdì. Lungo il deserto loro costruiscono il vitello d'oro perché dicono: abbiamo bisogno di un Dio che ci guidi, che ci faccia da padrone, che vada davanti a noi. E forgiano il vitello d'oro. E sapete come è andata a finire la faccenda? Perché Dio dice con chiarezza, dice: ma scusa tanto, siete così stupidi? Eravate schiavi, vi ho liberati. Adesso voi vi vendete a me? No, ragazzi miei, se vi ho fatti liberi vi prendete la responsabilità di essere liberi. E quindi nella strada del deserto, l'itinerario, ve lo scegliete e se sbagliate pagate. Non dovete demandare la responsabilità a me. Vi ho fatti liberi, la responsabilità è vostra. Chiaro il concetto? Seconda parte di quel versetto, perché qual è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. E noi diciamo: che bella frase, fermiamoci un momento. Guardate che nel mondo biblico bisogna sempre tirar su gli orecchi. La grandezza di Dio, questa megalosine, questa grandezza sarebbe l'onnipotenza. L'onnipotenza è ciò che presiede la creazione. In altre parole, poiché qual è la sua onnipotenza creatrice, tale è anche la sua misericordia. E noi siamo affascinati dalla grandezza della misericordia, vero? Sbagliato.
Proviamo a leggere quelle parolacce che trovate alla linea 47, 48, 49. Leb tahor berali Elohim Ueruha Nakom Hadesh Bekirbi. Fine dell'ebraico. La traduzione italiana, anche qui piccola bocciatura parziale: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Bellissima traduzione italiana, ma il testo tradotto ad litteram sarebbe quello sotto: un cuore puro crea per me, o Dio, uno spirito fortificato crea nuovo dentro di me. Il verbo creare prima viene espresso, poi viene sottinteso. Non è rinnovare, è fare dal nulla un'altra volta. Ora, qui si sta parlando di perdono. Questa è la misericordia di Dio, e la misericordia di Dio non è uno smacchiatore, è una realtà che ti crea da zero un'altra volta. Capite cosa sta dicendo? Perché qual è la sua grandezza, capace di creare dal nulla, tal è la sua misericordia, capace di crearti dal nulla. Noi abbiamo un concetto pagano di perdono. Noi abbiamo il lenzuolo e lo sporchiamo, una bella manata di fango. Questo è il peccato. Andiamo dal Padre Eterno, che è una grande lavatrice, infiliamo dentro il lenzuolo, mettiamo il programma a 90 gradi e viene fuori pulitissimo, vero? E diciamo: grande la misericordia di Dio. Paganuccio. Il perdono è: prendiamo il lenzuolo, lo inceneriamo e Dio ti dà un lenzuolo nuovo. Questo è il perdono. Se voi fate l'esame delle parole ebraiche, è interessantissimo la terza parolina partendo da destra. La prima si legge leb, che è il cuore, tahor vuol dire nuovo. La terza parolina, berà, è l'imperativo del verbo bara. Bara vuol dire creare. In principio Dio barà il cielo e la terra. Questo è il verbo. E allora giustamente il Siracide dice: guardate che qual è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. Noi rimaniamo affascinati dal problema gigante dell'onnipotenza, e lui intende dire semplicemente: come l'ha creato dal nulla, qui il tuo io che ha peccato sparisce nel nulla e ti dona un io creato da zero. Tirate le conseguenze di questi concetti biblici. Una volta che noi abbiamo peccato e Dio ci ha perdonato, possiamo avere il senso di colpa? No, perché l'io perdonato non è più l'io che ha peccato e che è stato purificato. Questo è un concetto che la Bibbia assume, perché è un concetto antropologico di perdono, ma il concetto teologico di perdono è una nuova creazione. Noi lasciamo da parte queste cose, e in questa mezz'ora che ci resta invece affrontiamo l'altro nodo del testo. Figli, ascoltatemi, siamo alla linea 53. Sono vostro padre. Abbiamo capito in che senso, cioè sono il vostro maestro. Agite in modo di essere salvati. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Questo versetto in piccolo non c'è nel testo greco 1, è una glossa. Chi teme il Signore rispetta il padre.
e serve come padroni i genitori. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. La benedizione del padre consolida le case dei figli, la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria per te. La gloria di un uomo dipende dall'onore del padre, vergogna per i figli e una madre nel disonore. Cosa sta facendo qui il Siracide? Sta facendo il mio mestiere, cioè sta commentando quel testo che voi trovate alla linea 74. Provate infatti ad osservare. In ebraico, non sappiamo leggerlo ma non importa, nella prima riga dell'ebraico, la prima parolina di destra, si legge kabet, e vedete che il greco lo traduce con tima, imperativo del verbo timao. Andate alla linea 57, notate che lui sta commentando proprio che cosa significa onorare. O Timon, chi onora il padre, o Timon, chi onora il padre, o Doxazon, chi riverisce il padre. Noi diciamo, va bene, sta commentando il testo. Sì, ma lo sta commentando in maniera estremamente interessante. Perché? Se alla linea 57 lui adopera il verbo timao, e in questo caso adopera il participio presente, o timon, colui che onora, patera, il padre, alla linea 61 stranamente cambia il verbo e mette o doxazon. Doxa nel greco ellenistico significa gloria. E allora la traduzione riverisce non è esatta, doxazo sarebbe colui che glorifica il padre. Ci siamo? È un po' troppo, vero? Allora adesso ci dedichiamo un'altra volta un po' alla filologia. Torniamo alla prima parola ebraica, kabet. Kabet in ebraico di per sé è la radice, una radice che non viene mai adoperata pura, kabat, è una radice che non viene mai adoperata pura. Significherebbe essere pesante. Essere pesante significa anche incidere, lasciare un'orma. L'ebreo dice, in un gruppo vengono sempre espressi dei pareri, ma non sempre il parere viene recepito perché è una buona idea. Molto spesso il parere viene recepito tenendo presente chi lo dice. Se una buona idea viene detto da uno zero sociale, non viene neanche presa in considerazione. La stessa idea detta da un leader viene presa in considerazione. Dove sta la differenza? Nella persona. Uno incide, l'altro non incide. Uno ha peso, l'altro non ha peso. Vi è chiaro? Ora, se qui dentro, per ipotesi, fosse seduto alla mia sinistra o alla mia destra il buon Gesù, primo parlo io, poi parla lui. Capite bene che le mie parole neanche non toccano il vostro cristallo, mentre le sue parole incidono il cristallo e se necessario ve lo spezza. Perché io non ho autorità, ma lui, dice il capitolo 1 di Marco, insegna come uno che ha autorità e non come gli esegeti. Gli scribi di allora erano gli esegeti. L'ebreo dice lui ha gloria, perché lui è Dio e quindi la sua personalità ha un'autorità che è indiscussa e tutto ciò che dice
incide sul popolo di Dio molto di più di ciò che dice Benedetto XVI, che dicono i vescovi, che può dire un prete o che può dire un teologo. È ovvio. Doxa è la traduzione di kabot. Kabot sarebbe questa incisività che Dio ha nel suo popolo e viene chiamata gloria in italiano. Questo concetto di gloria viene espresso dalla parola doxa nel greco ellenistico. E doxa allora diventa quella parte di Dio che noi possiamo sperimentare, perché nessuno di noi può sperimentare Dio in tutta la sua infinitezza, per il semplice motivo che noi siamo finiti. Noi siamo un secchio e il Padre Eterno è un mare. Mai il mare sta dentro in un secchio. Ok? Eppure noi abbiamo bisogno di fare esperienza. Bene, Dio si espropria, fra virgolette, della sua infinità e ci fa sperimentare una parte di sé, quella che incide su di noi. Questa parte si chiama doxa. Vi è chiara questa idea? Passo successivo. Ognuno di noi è portatore di una doxa, perché Paolo dice che ognuno di noi è depositario di determinati doni dello Spirito. E i doni dello Spirito sono una parte di Dio che noi possiamo sperimentare nella storia. Quindi io sperimento questa parte di Dio in me e ognuno la sperimenta in sé. Ma io, vedendo i carismi della Signora, sperimento attraverso di lei un'altra fetta di Dio che non è mia. Il Figlio sperimenta nel Padre una fetta di Dio che si chiama genealogie. Gli ebrei non conoscevano i cromosomi, però dicevano così: Dio ha fatto amicizia con Abramo. Abramo ha spiegato questa amicizia a suo figlio Isacco, Isacco a Giacobbe, Giacobbe ai suoi 12 figli che sono i capostipiti della tribù di Israele, ognuno ai propri figli, e questa amicizia con Dio che Abramo ha avuto è arrivata fino a me attraverso ciò che mio padre mi ha dato. Vi è chiaro? E quindi io riconosco in lui un'esperienza di Dio. Riconosco che lui, per me, è un portatore di una fettina di Dio che io posso sperimentare. Dunque, linea 61, colui che glorifica, cioè che riconosce la gloria, riconosce questa fettina di Dio in suo Padre, vivrà a lungo. Per questo c'è quel verbo strano, non c'è il verbo timao, tipico del comandamento. Linea 74, prima riga. Ma lui ha fatto questa variante e l'ha fatta apposta, perché vuol spiegare che cosa sta dietro a questo verbo. Allora cominciamo col dire che il comandamento di onorare il padre e la madre è un comandamento che prima di impegnare i figli impegna i genitori. Vi rendete conto? Io posso fare l'operazione del timao, onorare, colui che posso doxazzo, colui al quale posso dire: tu mi stai dando una fettina di Dio che io posso sperimentare, una fettina di Dio che solo tu mi puoi dare, perché Dio ha fatto amicizia con Abramo e questa è stata tramandata di generazione in generazione fino a me per mezzo tuo. Se tu sei un delinquente che non mi passa questo tesoro del passato a me, io non ti devo niente. Quindi guardate che il comandamento dei genitori è a doppio taglio, cosa che nessuno mai vi ha detto, ma basta guardare i testi.